Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 30 marzo al 5 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare e l'amore, il lavoro e le finanze. Abbiamo questa montagna proprio all'inizio, vuol dire iniziare un po' in salita e un po' affaticati, magari ci sono già delle cose che sapete purtroppo di avere a che fare e a volte un ritardo, un ostacolo, un blocco, qualcosa che si oppone magari a varie situazioni. È anche una carta che però ci consiglia di superare subito qualcosa, magari abbiamo l'opportunità di farlo prima di portarci dietro poi ulteriori complicazioni. Abbiamo anche queste nuvolette che sono un po' difficili, è vero, soprattutto per confusione, incertezza, potrebbe esserci una complicazione, una preoccupazione, di sicuro passeggera, perché è una carta abbastanza veloce, oppure siamo proprio noi che possiamo metterci immediatamente a portare via, lasciare andare queste nuvolette. E poi infine abbiamo le cicogne. Ecco, un'energia totalmente diversa perché vuol dire che soprattutto verso la fine della settimana ci sono cose che si muovono nel verso giusto ed essendo questa una carta di forte cambiamento e movimento, magari c'è una partenza, ha a che fare anche col viaggio, partenze, ritorni, trasferimenti, cambiamenti di vario tipo possono riferirsi a notizie, informazioni che arrivano, un nuovo incontro, quindi direi che le cose si muovono diversamente. Partiamo quindi da un blocco, partiamo anche da situazioni abbastanza passeggere che però poi possono trovare immediata soluzione. I segni zodiacali da attenzionare sono i segni di aria, gemelli, bilancia e acquario, e abbiamo anche un po' quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Amore, relazioni, e quindi non solo coppia single, magari chi non è interessato può anche ascoltare, perché ci si può riferire anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Troviamo il Myosotis, che è il non ti scordar di me, in pratica ci parla del passato, di reminiscenze, di un qualcosa che è in fase di evoluzione, però siamo ancora connessi a un pensiero, a un ricordo, a un avvenimento che magari è appena successo oppure da parecchio tempo, però c'è nel nostro presente un qualcosa che ci riporta a quel passato lì. Cosa può essere? Magari è lì che parte un blocco, qualcosa che non abbiamo proprio risolto e quindi abbiamo timore, paura, in un certo senso una fase di incertezza se comunicare, se cercare in qualche modo di tentare di risolvere, oppure è vero, può ripresentarsi e con queste carte vuol dire che può anche riferirsi a un conflitto che non è stato pienamente digerito, metabolizzato e allora quindi può ripresentarsi. Magari a volte possono essere anche delle situazioni esterne, ci programmiamo qualcosa, abbiamo deciso appunto
di fare determinate cose, allora possono esserci degli impedimenti, dei blocchi che possono dare fastidio. Magari in queste circostanze consiglio sempre di fare attenzione e pianificare magari un piano B di riserva, o cercare di aprirsi, di comunicare. Questa è anche una carta di intesa ritrovata e possibilità di costruire o recuperare il rapporto in un certo modo. In realtà può anche parlare di ritorno di fiamma, di un'intesa che può essere anche nuova, ad esempio per i single effettivamente il ritorno, lo dico tra virgolette perché quando si parla di ritorni è sempre materia molto delicata, e quindi non per tutti è la stessa cosa. Magari si ha la possibilità di incontrare, rivedere, risentire una persona del passato, può farci male perché magari c'è qualcosa che non ha funzionato, può farci piacere, questo dipende da ognuno di voi, perché ognuno vive la propria esperienza ovviamente. In queste circostanze loro possono dire che ci possono essere dei chiarimenti, o semplicemente ritrovarsi, far due chiacchiere e basta, oppure possibilità magari di riprendere in qualche modo. Se c'è desiderio dall'altra parte, però non dalla vostra, allora sapete già che cosa aspettarvi. Ci possono essere anche dei nuovi incontri, nel senso di nuovi sviluppi di vecchie situazioni, quindi persone che già avete conosciuto precedentemente e che magari c'è una nuova possibilità, o quantomeno continuare una frequentazione barra amicizia. Andiamo avanti con le questioni più pratiche del lavoro, delle finanze. Qui troviamo la carta ammalato. È vero che può riferirsi a qualche acciacco di questa stagione un po' pazzerella, un po' particolare, e quindi ecco di fare attenzione. Abbiamo anche le nuvolette che possono dirci di queste possibilità, però essendo una stesa generica può semplicemente indicare una pausa di riflessione su alcune cose che ci danno instabilità, o anche riflessione su alcune informazioni, alcune notizie che avremo nel corso della settimana, cose che in realtà possono essere anche utili, o una persona che ci aiuta, che ci sostiene, che magari ci dà delle buone indicazioni, oppure il mercante siamo proprio noi, e cioè precisi, attenti nei nostri propositi, nell'ottenere miglioramenti, soddisfazioni, eccetera, anche di poter gestire al meglio le nostre stesse energie e quello che si sta facendo. E anche una carta che parla di buoni affari e di proposte, offerte, insomma, che devono essere valutate, e lo sottolineo perché essendoci la carta del denaro vuol dire che c'è la possibilità di ottenere denaro in più rispetto magari a un lavoro che stiamo facendo, oppure potrebbe essere un proposito, un progetto che ci può coinvolgere particolarmente e che ci può appassionare, e quindi eventuali collaborazioni, ulteriori proposte. Magari questo è utile per chi è alla ricerca di lavoro, quindi direi che in realtà è vero, ci sono dei blocchi, ci sono delle resistenze, però le cose si stanno muovendo abbastanza in fretta e soprattutto in modo positivo per le questioni pratiche lavorative, e come vi dicevo, soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro, che ci sono delle proposte allettanti, un qualcosa che andrà a svilupparsi, diciamo, probabilmente con rinnovamento, forte rinnovamento nelle questioni lavorative. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!